stazione degli autobus di Nuoro. Adesso faccio una piccola colazione e poi finalmente si inizia a camminare. Ed eccomi qua. Allora, ho appena lasciato Nuoro e ho iniziato a camminare in direzione di Mamoiada e naturalmente sono in Sardegna e come si vede non sono in bicicletta ma sto facendo una bella camminata che mi porterà dalla Barbagia fino alla costa orientale sul mare. Non è un cammino classico ma un itinerario che mi sono costruito io, che mi permetterà quindi di vedere delle zone che mi interessano in particolar modo, tipo il Supramonte, la catena montuosa del Supramonte. Questo per oggi è la strada, quindi non sono sentieri, devo arrivare a Mamoiada, mi mancano circa ancora 15 km, da domani invece farò più mulattiere e sentieri fino a poi arrivare a Supramonte dove inizierà il percorso duro vero e proprio. È già un posto spettacolare. Ho appena fatto 3 km e si è già fermato un signore molto gentile in macchina che voleva sapere dove andavo, perché camminavo e si è offerto adesso fra un paio di chilometri mi aspetta alla sua fattoria per offrirmi una birra. Chissà a che ora arriva a Mamoiada oggi, sarà molto lunga. Facciamoci un brindisi allora. Alla Sardegna allora, all'ospitalità. E alla quarta birra. Grazie. Salute. Non so se si è sentita la frase, ma che salute, dagliene un'altra Giampiero. Avevo detto che sarebbe stata dura. Allora, come immaginavo, mi hanno rovinato. Giampietro, la persona che ho conosciuto, mi ha aspettato a casa sua e mi ha portato a bere un paio di birrette, 5, da un suo amico all'agriturismo su Pinnetu. Un posto meraviglioso dove mi hanno fatto bere un sacco. Adesso a mezzogiorno mi mancano ancora più di 10 km sotto il sole per arrivare a Mamoiada di camminata. Però sono felice. E proprio questo è il bello del viaggio. È passata una macchina, non ne passa mai come in questo momento. Inizia bene la camminata. Un po' di pausa all'ombra perché fa veramente caldo. Porca miseria, è l'una del pomeriggio e si sente. Wow. Ma si sentono anche i suoni della natura. Quasi arrivato a Mamoiada. Pensavo fosse un po' più facile, ma il caldo me l'ha resa anche subito la prima giornata abbastanza dura. Ok, Mamoiada è famosa perché a Carnevale ci sono i mamuttones,
Cioè delle figure molto particolari, anche piuttosto inquietanti, uomini che si travestono con delle maschere di legno nere coperti da pelle di pecora e avanzano facendo suonare dei campanacci. Sarebbe, naturalmente non posso vederli perché, come ho detto, è a Carnevale. C'era un bel museo dei mammuttones a Mamoiada, ma ho letto che è chiuso dal 1° maggio per lavori di restauro. Vabbè, dai, 3 chilometri ho detto. La strada è veramente bella, qua anche si possono vedere delle piantagioni di Cannonau e stasera mi sa tanto che me l'assaggio. Questi sono i mammuttones. Non sono dal vivo, però almeno ho un'idea di come vanno in giro per Carnevale. Adesso la mia pasta preferita in Sardegna, il culurgiones. C'è stata un'interferenza vocale e probabilmente non si è sentito che la mia pasta preferita in Sardegna sono i culurgiones, naturalmente accompagnati dal fantastico Cannonau locale. E per finire le seadas e naturalmente un bicchiere di mirto. Sto lasciando Mamoiada, è il mattino presto perché oggi purtroppo sono previsti degli acquazzoni anche piuttosto forti e quindi sto cercando di coprire il più strada possibile. Sto andando ad Orgosolo, ma farò una deviazione perché volevo andare a vedere dei resti archeologici che sembrano siano molto belli. Questo probabilmente mi costerà la lavata che temevo. Adesso sono sulla strada proprio principale per velocizzare, poi dopo invece prenderò delle mulattiere. Ok, si lascia la strada asfaltata e si entra finalmente nelle stradine che piacciono tanto a me. C'ho anche compagnia. Questi 2 cagnolini mi stanno seguendo, o meglio mi stanno precedendo. Wow! Qua alla mia destra continuano le viti di Cannonau. Bello bello, adesso ho ancora 4 km di salita. Qua invece ci sono delle bellissime querce da sughero sicuramente e naturalmente con una bellissima fioritura. Un essere vivente, è l'unico che ho incontrato in questa giornata al momento. Wow, sono arrivato in cima all'altopiano, sono a 1000 metri di quota e questo è il panorama.
Ecco, ho fatto una corsa per arrivare alle resti archeologici per evitare gli acquazzoni. Sono arrivato in zona ma non li trovo, sono sperduti nei boschi. La zona è giusta, questa è indicata, ma sicuramente ci vuole una guida che ti porta a scovarli. Vabbè, la gita comunque è stata veramente magnifica, è sul percorso, quindi non è che ho fatto delle deviazioni particolari e soprattutto non ho beccato l'acqua, quindi è andata bene anche così. Veramente veramente bello qua, non c'è anima viva. Pranzo di oggi, altro che culurgiones di ieri sera. Permesso? Scusatemi, passo io oggi. Wow, che vista! Questa è la discesa, o meglio la pietraia che porta ad Orgosolo. Dopo 25 km veramente è un massacro. È bello che avrebbe dovuto anche piovere, e invece una giornata di sole stupenda, ma naturalmente caldissima, come al solito, per essere maggio naturalmente. Porca vacca, qua sta diventando facile, figuratevi com'era prima, un massacro, veramente un massacro. Bisogna stare attenti perché sono stanco e si rischia di fare qualche scivolata e farsi veramente male. Come ho detto, sono già 25 km che sto camminando, sono piuttosto stanco e non ci voleva proprio questa pietraia qua. E qua è già decisamente migliorata, prima era ripida ed era ancora più sassosa. Porca miseria, si vede forse che un po' migliora là avanti, almeno non è così ripida, non è più ripida. Forse non assisterete in diretta o nel filmato a un mio capitombolo, forse. Arrivato ad Orgosolo. Non è stata per niente facile, però adesso dopo un po' di relax posso partire a vedere i suoi famosi murales. Non tutti sanno che Orgosolo è una delle capitali mondiali dei murales e ancora prima che nascesse il fenomeno della street art, i muri del paese erano già decorati con dei magnifici dipinti murali.
I murales vengono fatti con vernice ad acqua, che permettono quindi di essere ritinteggiati se piacciono alla comunità, oppure cancellati e sostituiti con altri che magari sono più inerenti all'attualità. Lo stampo è stato sin dalle origini quello politico e anche adesso mantengono il loro impegno sociale, come la lotta alle guerre, il desiderio di giustizia, l'emancipazione e l'immigrazione. Di tutti i magnifici murales di Orgosolo, forse quello che mi ha colpito di più è questo, che sintetizza in poche frasi gli orrori delle guerre. E poi tanti altri ancora, ma tanti. Allora, i programmi ogni tanto devono cambiare perché ci sono gli imprevisti. Gli imprevisti si chiamano maltempo, brutto tempo. Infatti sarei dovuto arrivare qua sopra Oliena attraversando queste montagne, passando sopra queste montagne del Supramonte. Però ha piovuto tutto il tempo e non era assolutamente, ed era più pericoloso farle. Quindi sono arrivato a Oliena con i mezzi. Però vabbè, domani è previsto bello, invece è previsto soleggiato e quindi ci torno in cima al Supramonte e vedrete che spettacolo, almeno spero. Va bene, dopo la giornata di ieri che è stata molto faticosa, mi sono fatto un giorno di riposo. Ci vuole. Questo sarebbe stato il percorso che avrei dovuto fare. Come si vede nella parte finale, avrei dovuto affrontare un'impegnativa salita per arrivare in cima al Monte Corrasi, che con i suoi 1463 metri è la vetta più alta del Supramonte. Come ho detto, ho invece raggiunto Oliena con i mezzi e dal paese ho camminato fino all'albergo di montagna Senis, che nei programmi originali avrei dovuto raggiungere dall'alto. Il Supramonte è un complesso montuoso di tipo calcareo dolomitico, che occupa la parte centro-orientale della Sardegna. Le montagne che sovrastano Oliena vengono chiamate le Dolomiti Sarde, e vedendole da vicino si capisce il perché. Va bene, consoliamoci e facciamo scorta di energia per i prossimi giorni. Ok, sto salendo. Allora, il tempo oggi è decisamente migliorato rispetto a ieri, anche se in montagna, in alto, ci sono ancora le nuvole. Sto salendo finalmente sul Supramonte, quella catena montuosa che nei giorni scorsi vedevo in lontananza. Oggi ci salgo e ci rimango per 2 giorni e mezzo. Dicono che c'è un passaggio, devo salire lassù in cima, vediamo un po' se riesco a inquadrarla. Ecco, quassù c'è un passaggio, vediamo, io mi fido. Wow, sì, dai che si apre. Nonostante la preoccupazione, ci sono 3 valichi per attraversare il versante a stroppiuomo del lato nord-occidentale. Quello che dovevo prendere io era quello di Pratu. Ok, ero sul sentiero giusto.
arrivato in cima all'altopiano. Allora, Purtroppo c'è un il vento era talmente forte che non si può sentire che mi lamentavo che non potevo usare il drone, ma che comunque ero contento di essere arrivato in cima all'altopiano, dal quale si poteva godere uno spettacolo, direi, unico. Qua invece stavo indicando il punto da dove sarei dovuto arrivare il giorno precedente, cioè dal monte Corrasi. E qua invece dove devo andare io, dove scendo io adesso. Ok, la cresta l'ho passata e adesso inizia la discesa. Questo è il percorso. Incredibile. Domani mi tocca però fare quella catena montuosa per arrivare al mare. Pastori. Pastorelli. Basta che non vedi che è il padre. Volevo fermarmi a fare la ripresa, ma adesso si sta aprendo di fronte a me un altro spettacolo bellissimo. Vediamo se riesco a inquadrarlo. Oppala! Da qua, sì. Eccomi qua. E beh, niente male. Mi sembrava di aversela quasi fatta oggi, invece all'ultimo c'è una sorta di labirinto in questa distesa bianca, che quindi non si può seguire un sentiero, ma bisogna trovare le varie indicazioni dei sentieri Okai, come per esempio questa. Vediamo se riesco a inquadrarla. Ecco, e più avanti ho visto su un albero ce n'è un'altra, ma come potete vedere qua non può esistere un sentiero. Questa roccia, l'unica è affidarsi alla segnaletica e, se ci si perde, al GPS. Ecco qua infatti l'altro segno. Ok, e dove sarà l'altro? Proviamo a andare in qua. Bel casino. Non se ne vedono. Va bene, vi lascio che devo cercare i segni. Naturalmente ce l'ho fatta ad arrivare alla meta, ma è stata bella dura.
tanto che mi sono accorto che non ho registrazioni della serata al rifugio Picabe, dove ho fatto un po' di baldoria con un gruppo di speleologi italiani ed americani. Va bene, vorrà dire che mi vedrete solamente soffrire nei miei filmati. Oggi sarà una giornata molto lunga, infatti devo fare 28 km con 1000 metri di dislivello. Vabbè, la giornata è proprio bella, però significa che farà anche caldo, che quando verrà fuori il sole definitivamente farà caldo. Dai, l'ultima tappa pesante, poi le altre due sono un po' più tranquille. Adesso sono ancora in piano. Sono un po' preoccupato, non sta succedendo niente, però anche qua devo seguire le indicazioni del CAI naturalmente, e dopo l'esperienza di ieri in cui veramente ho avuto difficoltà a orientarmi, spero che oggi vada meglio, anche se il sentiero è meno battuto rispetto a quello di ieri. Beh dai, qua per forza si sale. Il sentiero c'è e si vede anche abbastanza, è che è molto faticoso perché è praticamente la risalita di un torrente che fortunatamente è asciutto. Almeno però al momento sono all'ombra, sono in un bosco. Bene, quello che pensavo fosse un labirinto alla fine l'ho passato abbastanza senza problemi. Adesso però c'è un'altra preoccupazione. Io oggi dovrei arrivare lassù in cima. Boh, vediamo. E io sono disceso da là, è stata una discesa ripidissima tra sassi, veramente tosta. Ecco, inizia la salita, quella vera. Qua sono ancora con la vista del sopramonte che ho fatto ieri e oggi, e questa al momento è la strada quasi semi asfaltata che mi porta verso l'altro sopramonte. La mia speranza è che fra un po' possa entrare nei boschi, perché è vero che sono appena le 9, ma fa già molto caldo e boschi se ne vedono in lontananza. È durissima, però dai, guarda che vista, guardate che vista. Ecco, qua mi ero stressato perché c'è il cancello che è chiuso, però poi guardando bene c'è una scaletta che permette di passare. Ci mancava solo che non potevo andare avanti tutta la strada che ho fatto. Ok, ci hanno messo un po' a arrivare al limitare degli alberi e adesso finalmente sono in ombra, perché prima la vegetazione era tipica macchia mediterranea, quindi bassa, e ho camminato tanto sotto il sole. Adesso vedo gli alberi, quindi dovrebbe esserci più ombra e un po' più facile procedere. Ho raggiunto l'Orientale Sarda, la strada statale. Adesso mi manca l'ultimo strappo per arrivare lassù in cima. Effettivamente si vede che c'è una stradina in alto che porta,
bella tosta, ma si può fare. Bello, bello, faticoso, ma soprattutto perché era tanto tempo che sto salendo. Wow. Dovrei raggiungere un arco di pietra, si chiama arco sottoterra. Vediamo. Sale, sale. Ok, mi sembra di vedere qualcosa, di individuare qualcosa. Sì, ci siamo, ci siamo. Wow. Signore e signori, l'arco sottoterra. Wow, che oltre a essere bellissimo è anche l'arrivo, cioè la fine della mia durissima salita. Fantastico. Wow. E vai! Io arrivo da dietro quelle montagne. Eccolo il mare! Però c'è anche un temporalone che sta avanzando. Meglio che mi sbrighi. Forse sono arrivato a fine tappa, al Cuile Buchi Arta, cioè un ovile, caratteristico ovile, che è stato ristrutturato e dove i pastori portano i turisti a assaggiare i prodotti locali, a fare cene, pranzi. C'è anche la possibilità di dormire e infatti questa sera passerò la notte lì. Sarà un po' spartano, ma deve essere molto particolare. Ecco qua il Cuile, l'ovile caratteristico della zona, o comunque della Sardegna. Eccomi qua. Scusate il disordine. Questo è l'interno. Il mio letto, eccolo, e qua ci sono i vari oggetti di pastorizia o di allevamento. È un posto incredibile comunque, anche se naturalmente molto spartano. E per finire non poteva mancare questo: Cagliari campione, aiò! E nel frattempo si prepara anche la cena. Ve l'avevo detto che nei miei filmati mi vedrete sempre e solo soffrire. Dopo la durissima giornata di ieri e la fantastica esperienza al Cuile, oggi si va al mare. Infatti sto scendendo decisamente verso il mare. Dovrei raggiungere Cala Luna, quindi una delle spiagge più belle della Sardegna, e poi arrivare a Cala Gonone, dove mi fermo questa sera. Adesso sto camminando in ombra, sono le 8:30 del mattino e, come si può vedere, in un sentiero finalmente ombreggiato. Ah, ecco, non è così semplice come mi ero immaginato. Devo arrivare giù di là e dovrebbe esserci la spiaggia. Questa è la pietraia caratteristica di molti sentieri che
bisogna stare molto attenti quando ci si muove, soprattutto quando si è stanchi. Adesso è in pianura, quindi non è un problema, ma spesso te le ritrovi nelle discese e devi fare molta attenzione. Qua è già finita comunque, ma si ripresenta poi a tratti. Aia, mi è arrivato un sasso sulla caviglia. Che dolore. Beh, qua non c'è più pietraia, direi che è proprio cambiato, mi sto avvicinando decisamente al mare. No, un po' di pietraia c'è ancora. Beh, che dire, andiamo. Ecco. Signore e signori, ci siamo. Wow, fatta. Non è ancora finita, c'è ancora un giorno e mezzo di cammino, ma l'obiettivo di raggiungere il mare è stato raggiunto. E che mare! L'avevo detto che non era finita, infatti per arrivare a Cala Gonone c'è ancora 12 km e a quanto pare le salite brutte oltretutto non sono ancora finite. Arrivato alla civiltà. Dopo 2 giorni e mezzo che non vedo strade, poi mi hanno attraversato l'Orientale Sarda e soprattutto gente, sono arrivato quasi. Beh, mi sa che poi vado giù, oggi torno a farmi un bagnetto lì. Ok, un paio di chilometri e sono a Cala Gonone, la penultima tappa del viaggio. Ultima tappa, da Cala Gonone a Orosei,
Teoricamente, anzi, è la tappa più corta, sono solo, tra virgolette, 17 km, ma ormai l'esperienza mi ha insegnato che in Sardegna non esistono percorsi facili e quindi non canto vittoria come ho fatto ieri a Calaluna, che ce l'avevo fatta. Va bene, dai, andiamo, seguiamo le indicazioni giuste prima di perdermi alla partenza. Dovrei andare a Cartoe, quindi si sale. Poi inizierà naturalmente il sentiero e ci sarà anche una parte tecnica che un pochettino mi preoccupa. Infatti avevo sbagliato, devo prendere subito il sentiero. Inizia bene. Che spettacolo è anche questa camminata. Quello è il percorso che devo fare. Cioè, che fregati, le mappe mi hanno fregato. Dicevano che dopo circa 4 km dovevo trovare un sentiero impegnativo, ripido e probabilmente anche tecnico, e invece è tutta una stradina bianca molto bella e con pochissima pendenza. Ma che scocciatura! Mi dispiace veramente tanto non dover soffrire anche oggi. Va bene, dai. Questo ormai si vede in lontananza, anzi neanche troppo in lontananza, il golfo di Orosei. Ah, adesso vedo che c'è un sentierino. Ho fatto lo scemo e invece eccola qua il sentiero. Non è in salita ma è in discesa, ma mi sembra bello tosto. Proviamo a vedere, andiamo. Mannaggia a me, e la voglia di farlo spiritoso. Come al solito, bello ripido. Va bene, dai, andiamo. Altro che discesa. C'è ancora la ripida salita, quella che temevo. Beh, non dovrebbe essere così lunga, comunque è ripidissima. Ecco, si vede il molo di Orosei. Dai, dai, su. Sono sulla strada asfaltata che porta a Orosei. È praticamente fatta. Mancano pochi chilometri e a meno che non schiatto per un colpo di sole dovrei essere arrivato alla fine del trekking. È stato tosto, è stato molto molto tosto. Salite impegnative, lunghe e sotto il sole, ma anche discese ripide con questo pietraio che ti ammazzava veramente.
Poi ci sono stati anche dei momenti di sconforto, come quando a Oliena ha piovuto, mi è toccato quasi saltare la tappa, e quando non ho trovato i resti archeologici, e vabbè, fa parte del gioco. Certo che tutto è stato ampiamente compensato dai posti che ho attraversato, dai magnifici panorami che ho visto, dalla gente che ho incontrato, stupenda, ospitale, e anche, confesso, dall'ottimo cibo e dall'ottimo vino. D'altronde la Sardegna non ti può deludere mai. Bene, io vado a farmi un bagno nelle stupende calette che avete visto dal drone. Alla prossima!